Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Mi ero promesso di fare un video sull'assaggio del mio ultimo Barley Wine a 6 mesi dall'imbottigliamento. Per un motivo o per un altro ho continuato poi a rimandare e arriviamo oggi a un anno dal suo imbottigliamento, che è già un tempo più che ideale per far maturare bene una birra del genere. Quindi ho deciso finalmente di poterlo assaggiare e valutare per bene. Vediamo se la birra si dimostra all'altezza delle mie aspettative e di tutto l'impegno che c'è stato dietro. Un breve riassunto sulla birra. Era la mia cotta numero 76, batch da 23 litri per questo English Barley Wine brassato in all grain senza aggiunte di estratti o zuccheri. Ho fatto il doppio mash reiterato e una lunga fermentazione. Se volete vedere nel dettaglio la cotta completa, con la spiegazione del doppio mash reiterato, vi rimando al video della cotta e trovate anche il link sotto in descrizione. Una volta imbottigliata ho lasciato la birra a temperatura ambiente sia per la rifermentazione che per la maturazione. Solitamente lascio i barley wine maturare per un minimo di un anno con l'obiettivo di arrivare almeno a 3 anni prima di berlo con frequenza. In questo tempo ho fatto un assaggio a un mese per verificare la rifermentazione in bottiglia e poi un altro assaggio intorno ai 6 mesi per verificare anche lo stato di maturazione ed eventuali imprevisti come ripartenza in bottiglia, contaminazioni o altro. Dai precedenti barley wine che ho fatto, ricordo comunque che nei primi 6 mesi nel bicchiere non usciva ancora una birra ben equilibrata e amalgamata, ma rimaneva ancora un po' scomposta. Su questo avevo avvertito qualcosa del genere, ma l'avevo definita ancora non matura, motivo per cui ho rimandato il video sull'assaggio. Adesso siamo esattamente a 12 mesi. Vediamo come si presenta la birra. Come aspetto appare di colore ambrato carico, quasi marrone, un po' velata, non bellissima visivamente. Il giorno dell'imbottigliamento sembrava più limpida. La schiuma è poco produttiva e poco persistente, che ci può stare benissimo essendo una birra ad alta gradazione alcolica con soli 1,5 volumi di CO2 per litro. Percepisco un aroma panificato, di marmellata, caramella mousse e leggero toffee. Frutta sottospirito come ciliegie e un tocco di frutti rossi in sottofondo. Non percepisco aromi di luppolo. Al gusto è molto dolce ma con un taglio fruttato che prevale sul maltato. Non riesco a percepire una base maltata nitida. Avverto molti esteri che vanno dalla pera matura alla mela cotogna. Ci sono anche degli off flavors di fermentazione che però arrivano a prevalere su tutto. Oltre agli esteri sicuramente alcoli superiori. Il corpo è medio, la carbonazione è molto bassa, in bocca però non si percepisce una bella pienezza e la bevuta è anche molto corta, termina con una leggera astringenza che è totalmente fuori luogo. Non è una birra che si lascia bere con molto piacere. Non sembra neanche avere un bel carattere invecchiato o almeno maturo, sembra proprio giovane nel senso che rimane molto sgraziata e scomposta. Il maltato è basso e poco profondo, il fruttato è troppo elevato e gli alcoli superiori troppo brucianti in bocca. Anche il mouthfeel non è da barley wine. La birra purtroppo ha confermato le impressioni che avevo avuto fin dall'inizio e che mi hanno anche confermato un po' di amici giudici. La birra ha delle problematiche. Manca innanzitutto profondità e complessità per quanto riguarda la componente maltata,
Pur avendo un grist abbastanza ricco per un barley wine con malti Pale, Vienna e Monaco e un tocco di crystal, il maltato non è uscito fuori né profondo né intenso, forse anche perché è stato sovrastato da esteri fruttati e alcoli superiori. Ho lavorato con un blend di 2 lieviti, un inglese e un americano, per sfruttare un po' i punti di forza di entrambi, ma qualcosa non sarà andato per il verso giusto. Non so se è dovuto alla competizione tra i 2 lieviti diversi, oppure a una mancata ossigenazione, o altri fattori che hanno portato il lievito a lavorare sotto stress. Pur avendo inoculato una quantità di lievito ideale per la densità e il volume e aver condotto la fermentazione a temperature basse nei primi giorni, gli esteri e gli alcoli superiori prodotti sono veramente eccessivi. In parte pensavo che la lunga maturazione li avrebbe un po' smussati, ma non è stato così. Non è il barley wine che mi aspettavo, non so se queste pecche che ho riscontrato derivino dai problemi che ho citato poco fa o da altre problematiche o errori in ricetta o durante le varie fasi. Un'altra cosa che non mi convince molto è l'aspetto piuttosto torbido nel bicchiere dopo un anno di maturazione, mentre il giorno dell'imbottigliamento la birra si presentava già molto limpida. Sto cercando di capire se può essere riconducibile a un lievito che è andato in sofferenza e magari è andato incontro ad autolisi, cioè il fenomeno in cui la cellula di lievito si disintegra liberando corpuscoli e anche sostanze aromatiche che poi si percepiscono appunto come degli off flavors, cioè degli aromi sgradevoli. Dico questo anche perché ad un evento in cui ho mandato la birra, anche se ancora molto giovane, i giudici mi hanno segnalato la presenza di sentori riconducibili all'autolisi. Qualche mese dopo l'ho presentata a un altro evento, qui già è andata meglio, la birra ha preso ben 10 punti in più rispetto al precedente concorso, ma i giudici hanno confermato un po' le mie impressioni, quindi carenza di intensità e profondità del maltato, poco corpo, troppi esteri e troppi alcoli superiori. Penso che già si possa dare un giudizio abbastanza definitivo sulla birra. Non penso che continuando a farla maturare nei mesi o negli anni possa poi migliorare tanto. Voi cosa ne pensate? Avete consigli o suggerimenti su questa birra o su birre del genere? O volete condividere con me la vostra esperienza? Fatelo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, dei punti hype che sono molto importanti per far crescere questo canale e se non l'avete fatto iscrivetevi. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.